Lezione 1. Sempre qui per aiutarti. Buongiorno Anna, volevo dirlo anche a te. Non esitare a contattarci se hai bisogno di qualcos'altro. Ehi John, è davvero gentile da parte tua. Lo apprezzo. Ovviamente. È importante sostenersi a vicenda. Cosa hai in mente? Stavo pensando ad alcune risorse per l'apprendimento delle lingue. Ottima idea. Sono disponibili molti corsi e app online. Ne ho sentito parlare di alcuni buoni. Hai dei preferiti? Mi piacciono Duolingo e Babbel. Rendono l'apprendimento divertente e interattivo. Sembrano utili. Li controllerò sicuramente. Fammi sapere se hai bisogno di ulteriori consigli o suggerimenti. Lezione 2. Rivoluzione dei pagamenti mobili. Ehi Anna, hai provato a utilizzare le app di pagamento mobile più popolari come Apple Pay e Google Pay? Ciao Giovanni, sì, rendono le transazioni molto più semplici e veloci. Sono d'accordo. È così comodo tenere semplicemente sotto controllo il telefono invece di portare con sé contanti. Giusto. Inoltre, spesso offrono ricompense per il loro utilizzo, il che è un bel vantaggio. Esattamente. Hai mai riscontrato problemi durante l'utilizzo? Alcune volte, sì, a volte l'app non riconosce il metodo di pagamento. Può essere frustrante. Hai trovato qualche soluzione per questo? Di solito riavvio semplicemente l'app o controllo la connessione internet. Buoni consigli. Mantengo aggiornate anche le mie app per evitare problemi. È intelligente. Rimanere aggiornati aiuta a garantire transazioni fluide. Decisamente. È affascinante come queste app stiano cambiando il modo in cui gestiamo il denaro. Lezione 3. Sconti e offerte. Ciao Anna, ci sono sconti se acquisto in grandi quantità. Ciao John, molti negozi offrono sconti per acquisti più grandi. È bello saperlo. Hai in mente qualche negozio specifico? Ho visto buoni affari nei club di magazzino come Costco o Sam's Club. Quei posti sono perfetti per fare scorta. Quali articoli compri di solito lì? Di solito compro snack, articoli da toeletta e articoli per la casa in grandi quantità. Scelta intelligente. Si risparmia denaro a lungo termine. Hai trovato altri sconti? Sì, alcuni siti web dispongono di codici coupon per ulteriori risparmi. È fantastico. Adoro trovare modi per risparmiare denaro durante lo shopping. Lezione 4. Meraviglie da visitare. Ehi Anna, sei mai stata a Machu Picchu, le antiche rovine? Ciao John, non ancora, ma è sicuramente nella mia lista dei desideri. È una visita imperdibile. La storia e il paesaggio sono assolutamente mozzafiato. Posso immaginare. Qual è stata la tua parte preferita dell'esperienza? L'escursione alla Porta del Sole è stata incredibile, la vista era stupenda. Oh, mi piacerebbe vedere quella vista. Hai fatto molte foto? Sì, tonnellate. L'architettura e il paesaggio sono così fotogenici. Scommetto, è sempre bello catturare ricordi durante i viaggi. Assolutamente. Penso che ogni viaggiatore dovrebbe sperimentare Machu Picchu almeno una volta. Lezione 5. Genitorialità vegetale. Ciao Anna, è un'ottima scelta. Hai già comprato delle piante? Ciao John, non ancora. Sto ancora cercando quali piante prendere. È intelligente.
Che tipo di piante stai considerando? Sto pensando alle piante grasse o magari ad alcune erbe aromatiche per cucinare. Entrambe sono opzioni eccellenti. Le piante grasse richiedono poca manutenzione. Esattamente. E le erbe sarebbero così fresche per i miei piatti. Hai pensato a come prenderti cura di loro? Sì, ho trovato alcune ottime risorse online sulle loro esigenze. È fantastico. Sembra che tu sia sulla strada giusta per diventare un genitore di piante. Lezione 6. Scoperte di negozi di scarpe. Ehi Anna, hai provato quel nuovo negozio di scarpe in centro? Ciao John, no, non l'ho fatto. Vale la pena dare un'occhiata? Assolutamente. Hanno un'ottima selezione e alcuni stili alla moda. Sembra promettente. Che marche portano? Hanno marchi famosi come Nike, Adidas e anche alcuni designer locali. Carino. Adoro sostenere le imprese locali. Hai trovato qualcosa che ti è piaciuto? Sì, ho provato un paio di scarpe da ginnastica sportive. Erano super comodi. La comodità è fondamentale. Hanno una varietà di dimensioni? Sì, lo fanno. Ho notato che si adattano anche a diverse forme di piede. Lezione 7. Immagini misteriose. Ehi Anna, ho ancora quella foto del nostro ultimo viaggio, anche se non sono sicuro di cosa sia una foto. Ciao Giovanni, davvero? Che aspetto ha? È un po' stucata, ma penso che sia stata aspettata vicino a quella cascata. Ah, ricordo quel posto. Abbiamo scattato così tante foto lì. Esattamente. Ma questo sembra avere qualcosa di interessante sullo sfondo. Forse è una formazione rocciosa nascosta o uno scorcio di fauna selvatica. Potrebbe essere quello. Adoro il modo in cui le foto possono suscitare ricordi e curiosità. Sì, è divertente guardare indietro e provare a ricostruire la storia dietro di loro. Decisamente. Dovrei provare a migliorare la foto e vedere se riesco a renderla più chiara. Lezione 8. Avventure acquatiche. Ehi Anna, di recente ho visitato un acquario e c'era una sezione per i pesci. Ciao John, sembra divertente. Cosa avevano lì? Avevano pesci in vasche grandi e anche piccole, tutti magnificamente esposti. Oh, hai visto qualche specie unica? Sì, avevano meduse che brillavano nell'oscurità. È stato affascinante. Sembra incredibile. Adoro il modo in cui gli acquari ci istruiscono sulla vita marina. Esattamente. Avevano anche mostre interattive dove potevi toccare alcune creature. È un ottimo modo per coinvolgere i visitatori. L'hai provato? L'ho fatto. È stato emozionante toccare una stella marina e conoscerla. Lezione 9. Patrimonio culturale. Anna, sapevi che certe tradizioni sono molto comuni sull'isola del principe Edoardo? Ciao Giovanni, davvero? Di che tipo di tradizioni stiamo parlando? Molte delle persone presenti sono di origine scozzese, il che influenza la loro cultura. È affascinante. Hanno festival o celebrazioni unici. Sì, celebrano festival che mettono in risalto la musica e la danza scozzese. Mi piacerebbe sperimentarlo. La musica unisce davvero le persone. Lo fa. Hanno anche cibi tradizionali che riflettono la loro eredità. Sembra delizioso. Mi piace provare cucine diverse quando viaggio.
Anche io. È un modo meraviglioso per connettersi con la cultura di un luogo. Lezione 10. I misteri della società. Ehi Anna, ho sempre pensato che la società sia una creatura molto misteriosa. Ciao John, è una prospettiva interessante. Cosa intendi con questo? Ebbene, sembra evolversi costantemente ed è difficile prevederne il comportamento. Assolutamente. Le azioni delle persone possono essere sorprendenti e imprevedibili. Esattamente. Ho sempre contestato l'idea che possiamo comprenderlo appieno. È vero, ci sono tanti fattori che influenzano la società ogni giorno. Sì, è affascinante studiare le dinamiche sociali e i cambiamenti culturali. Sono d'accordo. Ci aiuta a comprendere meglio noi stessi all'interno della comunità. Decisamente, partecipare a discussioni sulla società può portare a nuove intuizioni. Lezione 11. Requisiti per l'ammissione all'università. Ciao Anna, sapevi che per accedere all'università di solito è necessario diplomarsi con una media B? Ciao Giovanni, sì, sembra essere un requisito comune. Perché pensi che stabiliscano quello standard? Aiuta a garantire che gli studenti siano preparati per le sfide accademiche future. Ha senso? Pensi che sia giusto avere un requisito così specifico? Credo che sia importante, ma dovrebbero essere presi in considerazione anche altri fattori come le attività extrascolastiche. Assolutamente. A volte gli studenti eccellono in aree esterne a quelle accademiche. È esattamente. Un'applicazione completa può mostrare il potenziale di uno studente. Hai mai pensato di proseguire gli studi? Sì, ci ho pensato. Penso che apra molte opportunità di crescita personale e professionale. Lezione 12. Tumulto mentale. Ehi Anna, hai mai avuto la sensazione che la tua mente fosse in subbuglio per qualcosa? Ciao John. Sì, può essere travolgente. Che cosa di solito ti causa questo? Penso che sia quando ho troppe decisioni da prendere. È difficile concentrarsi. Capisco. A volte, ho solo bisogno di fare un passo indietro e respirare. Questo aiuta. Cerco di scrivere i miei pensieri per organizzarli meglio. Ottima idea. Tenere un diario può davvero schiarirti la mente. L'hai provato? Sì, ed è sorprendente quanta chiarezza possa portare. Dovrei iniziare. Trovi che aiuti anche la tua creatività? Decisamente, quando la mia mente è lucida, riesco a pensare facilmente a nuove idee. È stimolante. Forse inizierò a scrivere nel diario proprio adesso. Dovresti. Potrebbe portare ad alcune scoperte interessanti su di te. Lezione 13. Scelte di viaggio. Buongiorno Anna. Se potessi viaggiare ovunque, dove andresti? Ehi John, mi piacerebbe visitare il Giappone. La cultura sembra affascinante. Sembra incredibile, ma non sarebbe più conveniente andare in un posto più vicino? Hai ragione. A volte, i viaggi locali possono essere altrettanto divertenti. Esattamente. Ultimamente ho esplorato le città vicine. E tu? Stavo pensando di visitare il Parco Nazionale nelle vicinanze. È bellissimo. Ottima scelta. La natura può essere così rinfrescante. Ti piace fare escursioni? Sì, è un modo meraviglioso per connettersi con la natura. E tu? Anche a me piace. La vista dall'alto vale sempre la pena.
Lo sono davvero. Inoltre, è un buon allenamento. Hai un percorso preferito? Adoro quello che porta alla cascata. È sorprendente. Lezione 14. Caccia all'appartamento. Ehi Anna, hai mai pensato a come sarebbe il tuo appartamento ideale? Ciao Giovanni, sicuramente. Vorrei un appartamento spazioso con 2 camere da letto e una bella cucina. Sembra perfetto. Una grande cucina è essenziale per cucinare e intrattenere. Esattamente. Inoltre, sarebbe bello avere una stanza per gli ospiti o un ufficio. Giusto. Preferisci uno stile moderno o qualcosa di più tradizionale per l'appartamento? Penso che propenderei per il moderno con molta luce naturale. E tu? Mi piace anche il moderno, soprattutto gli spazi aperti che sembrano ariosi. Sì, e aggiungere alcune piante può davvero ravvivare il posto. Buona idea. Hai già iniziato a cercare appartamenti? Ne ho sfogliati alcuni online, ma non ne ho visitato nessuno di persona. La visita è fondamentale. Puoi avere un'idea reale dello spazio. Vero! Dovrei organizzare qualche tour questo fine settimana. Vuoi unirti? Mi piacerebbe. È sempre più divertente esplorare insieme. Lezione 15. La consapevolezza è importante. Buongiorno Anna. Ultimamente ho pensato a come gestire lo stress. Ciao John, capisco perfettamente. Mi piace anche meditare e praticare la consapevolezza per ridurre lo stress. È un ottimo approccio. Quanto spesso mediti? Cerco di meditare ogni giorno, anche solo per 10 minuti. E tu? Non sono ancora coerente, ma voglio iniziare. Hai qualche consiglio per i principianti? Decisamente. Inizia con sessioni brevi e concentrati sulla respirazione. Mi sembra gestibile. Utilizzi qualche app per la meditazione guidata. Sì, esistono alcune app fantastiche che offrono diversi tipi di meditazione. I controllerò. Hai notato qualche cambiamento da quando hai iniziato? Di sicuro, mi sento più calmo e più concentrato durante il giorno. È stimolante. Mi piacerebbe sperimentarlo. Forse lo proverò oggi. Lezione 16. Casa dolce casa. Ehi Anna, sono così entusiasta di decorare la nostra nuova casa. Ciao Giovanni, anch'io. Da dove cominciare con la decorazione? Penso che dovremmo iniziare dal soggiorno. È il cuore della casa. Ottima idea. Che tema hai in mente per il soggiorno? Sto pensando a un tema accogliente e caldo con colori tenui reccanti cuscini. Sembra invitante. Adoro aggiungere tocchi personali come foto e opere d'arte. Sì! Potremmo creare una gallery wall con le nostre foto preferite. Adoro quell'idea. Che ne dici delle piante per aggiungere un po' di verde? Assolutamente. Le piante possono davvero ravvivare uno spazio. Hai dei preferiti? Adoro le piante grasse. Richiedono poca manutenzione e sembrano carini. Ottima scelta. Facciamo un elenco di tutto ciò di cui abbiamo bisogno per iniziare. Lezione 17. Amici pelosi. Ehi Anna, sapevi che ci sono dei gatti randagi che gironzolano a casa del mio vicino? Ciao Giovanni, davvero? Cosa fa il tuo vicino con loro? Li lascia restare perché tengono lontani i topi. È abbastanza intelligente. Questa è una situazione vantaggiosa per tutti.
Pensi che i gatti siano amichevoli? Alcuni lo sono, ma altri sono un po' timidi. Sono più come i guardiani del cortile. Interessante. Ho sentito che i gatti possono essere ottimi per il controllo dei parassiti. Assolutamente. Inoltre raggiungono un po' di fascino al quartiere. Decisamente. Pensi che il tuo vicino gli dia da mangiare? Sospetto di sì, soprattutto durante la stagione fredda. È piuttosto dolce. Gli animali randagi possono davvero far sentire vivo un luogo. Vero. Penso che sia segno di gentilezza lasciarli restare. Ti piacciono i gatti? Li amo. Sono così indipendenti ma affettuosi. Esattamente. Mi piace vederli giocare in giardino. Lezione 18. Servizio navetta. Buongiorno, Anna. Hai mai preso un servizio navetta per l'aeroporto? Ehi John, sì, l'ho fatto. Di solito è conveniente. Stai programmando un viaggio? Ma mi chiedo, ci sono limitazioni sul numero di passeggeri che la navetta può ospitare? Bella domanda. La maggior parte delle navette ha una capacità prestabilita, soprattutto durante gli orari di punta. Questo ha senso. È importante prenotare un posto in anticipo, giusto? Assolutamente. Può essere affollato, soprattutto durante le vacanze. Quanto presto pensi che dovremmo arrivare prima che parta la nostra navetta? Consiglierei almeno 15-30 minuti prima, per sicurezza. È una buona idea. Preferisci i servizi navetta ai taxi? Sì, di solito. Spesso sono più economici, soprattutto per i gruppi. Sono d'accordo. Inoltre è bello condividere il viaggio e incontrare nuove persone. Lezione 19. Destinazione dei sogni. Ehi Anna, hai sentito parlare della bellissima città europea chiamata Praga? Ciao John, ho sempre desiderato visitare Praga. Cosa ti piace? L'architettura è stupenda. I vecchi edifici hanno così tanta storia. Adoro anche quello. Il Ponte Carlo sembra pittoresco, vero? Sì, e i panorami del castello sono mozzafiato. Hai visto le foto? Io ho. La città sembra una fiaba. Posso immaginarmi mentre cammino per le strade. Sarebbe fantastico esplorare i caffè locali e provare il cibo tradizionale. Assolutamente. Mi piacerebbe assaggiare l'autentico goulash ceco. Sembra delizioso. Cos'altro vorresti vedere mentre sei lì? Mi piacerebbe visitare l'orologio astronomico. Sembra così affascinante. Oh, davvero. Praga è piena di sorprese. Dovremmo organizzare un viaggio insieme. Lezione 20. Trovare l'equilibrio. Ehi Anna, come riesci a dedicare del tempo agli hobby o alla socializzazione? Ciao John. Può essere impegnativo. Cerco di pianificare la mia settimana in anticipo. È intelligente. Ho provato a pianificare incontri settimanali con gli amici. Sembra divertente. Che attività hai in mente? Ho pensato alle serate di giochi e magari anche ad alcune attività all'aperto. Le attività all'aperto sembrano rinfrescanti. Hai uno sport preferito? Mi piace fare escursioni. È un ottimo modo per rilassarsi e connettersi con la natura. L'escursionismo è fantastico. Adoro come mi schiarisce la mente. Vai da solo o con gli amici? Di solito invito gli amici, ma a volte mi piacciono le escursioni in solitaria per la pace. Ha senso. È bello avere questo equilibrio.
Quanto spesso vai? Cerco di andare almeno 2 volte al mese. E tu? Il mio obiettivo è una volta alla settimana. Mi mantiene energico per la settimana a venire. È una routine fantastica. Dovrei cercare di essere più coerente come te. Lezione 21. Conversazione aperta. Buongiorno Anna. Se avete domande non esitate a chiedermi. Ehi John, lo apprezzo. Sono stato curioso del tuo nuovo progetto. Sicuro. Sto lavorando ad un orto comunitario. È emozionante. Sembra meraviglioso. Qual è lo scopo del giardino? Vogliamo promuovere la sostenibilità e unire le persone. Adoro quell'idea. Come possono essere coinvolte le persone? Stiamo organizzando giornate di volontariato e workshop sul giardinaggio. È un ottimo modo per educare gli altri. Mi piacerebbe dare una mano. Eccezionale. Ti farò sapere le date una volta che le avremo definite. Perfetto! Non vedo l'ora. Il giardinaggio può essere così gratificante. Assolutamente. È un ottimo modo per godersi la natura e incontrare nuove persone. Lezione 22. Abitudini sane. Ehi Anna, sto cercando di esercitarmi regolarmente. E tu? Ciao John, è bello sentirti. Ultimamente mi sto concentrando anche sulla mia forma fisica. Che tipo di esercizi ti piacciono? Adoro fare jogging e yoga. Mi tengono in forma e rilassato. Sono scelte eccellenti. Ho provato anche a mescolare l'allenamento della forza. Questo è importante. Aiuta a costruire i muscoli e stimola il metabolismo. Sì. Hai notato qualche cambiamento da quando hai iniziato la tua routine? Decisamente. Mi sento più energico e il mio umore è migliorato. È stimolante. Mi servirebbe un po' di motivazione. Qualche consiglio. Stabilire piccoli obiettivi può aiutare. Festeggia ogni risultato, non importa quanto piccolo. Ottimo consiglio. Inizierò a stabilire alcuni obiettivi realizzabili per me stesso. Lezione 23. Domande di lavoro. Ciao Anna, ultimamente sto aggiornando il mio curriculum. Hai qualche consiglio? Ciao Giovanni. Sì, assicurati di personalizzare il tuo curriculum e la lettera di presentazione per ciascuna domanda di lavoro. Questo è un buon punto. Come personalizzi solitamente il tuo? Mi concentro sulle competenze e sulle esperienze specifiche che corrispondono alla descrizione del lavoro. D'accordo. Pensi che includere parole chiave dall'elenco di lavoro sia utile? Assolutamente. Dimostra al datore di lavoro che capisci le sue esigenze. Ho anche sentito che la formattazione è importante. Hai uno stile preferito? Mi piace un layout pulito, professionale e facile da leggere. Gli elenchi puntati funzionano bene. Ottima idea. Quanto dovrebbe essere lungo il mio curriculum? Idealmente, una pagina per avere meno esperienza, ma 2 pagine vanno bene se hai più cose da mostrare. Ha senso. Devo includere referenze nel mio curriculum. È meglio indicare riferimenti disponibili su richiesta invece di elencarli direttamente. Fatto. Grazie per la guida, Anna. Mi sento più fiducioso ora. Lezione 24. Questioni globali. Buongiorno, Anna. Sapevi che in alcune parti del mondo le persone possono essere arrestate e reincarcerate per lunghi periodi di tempo senza alcuna accusa penale? Ehi John, sì, è un problema serio. È scioccante il modo in cui operano alcuni governi. Lo è davvero.
Cosa pensi che causi tali pratiche? Credo che spesso derivi dalla mancanza di rispetto dei diritti umani e delle libertà. È vero. È allarmante come la vita delle persone possa essere influenzata dalle situazioni politiche. Decisamente. Molti individui innocenti soffrono a causa di leggi e politiche dure. Hai letto qualche caso specifico che ti ha colpito? Sì, ho letto di attivisti detenuti semplicemente per aver parlato contro il governo. È incredibilmente ingiusto. Mi fa apprezzare ancora di più le nostre libertà. Lo stesso qui. È importante sensibilizzare e sostenere le persone colpite. Assolutamente. Dovremmo sempre difendere la giustizia e i diritti umani a livello globale. Lezione 25. Scelte dei colori. Ehi Anna, stavo pensando di dipingere la mia stanza. Hai qualche suggerimento sui colori? Ciao Giovanni. Puoi optare per diverse tonalità come l'azzurro scuro o quello chiaro. Adoro il blu. Quale pensi che sarebbe l'atmosfera con quei colori? Il blu scuro può creare un'atmosfera calma e accogliente, mentre il blu chiaro dà una sensazione rinfrescante e aperta. Questa è una grande distinzione. Quale preferisci per la cameretta? Io propenderei per l'azzurro per un'atmosfera rilassante. Sembra sereno. Sono d'accordo. Pensi che aggiungere un muro d'accento funzionerebbe? Sì, un muro d'accento può aggiungere carattere. Forse una tonalità più scura per il contrasto? Sembra carino. Potrei anche aggiungere dei mobili bianchi per bilanciare. Scelta perfetta! Il bianco si abbina bene al blu e ravviva lo spazio. Sono entusiasta di iniziare. Grazie per il tuo consiglio, Ranna. Lezione 26. Pensieri che invecchiano. Ehi Anna, sei preoccupata di invecchiare? Ciao John, sì, ho paura di invecchiare e di perdere le mie energie. Lo capisco. A volte penso a come potrei restare giovane. Esattamente. Mi preoccupo di tenere il passo con tutte le mie attività man mano che invecchio. Hai considerato modi per mantenere la tua energia? Ho sentito che l'esercizio fisico regolare e una dieta sana possono aiutare. È vero. Rimanere attivi fa davvero la differenza. Che tipo di esercizi ritieni siano i migliori per mantenerti in forma? Penso che un mix di cardio e allenamento per la forza sia efficace. Suona bene. Dovrei iniziare a incorporare più allenamenti per la forza. Decisamente. Inoltre, anche esercizi di flessibilità come lo yoga possono aiutare. Sì, è importante mantenere il nostro corpo flessibile mentre invecchiamo. Penso che anche avere una mentalità positiva riguardo all'invecchiamento sia fondamentale. Lezione 27. Meraviglie del portafoglio. Ehi Anna, hai un tipo di portafoglio preferito? Ciao Giovanni. In realtà ho una varietà di portafogli. È divertente cambiarli. Sembra fantastico. Sto pensando di prendere un piccolo portafoglio per comodità. I portafogli piccoli sono perfetti per il minimalismo. Ne vuoi uno solo per le carte? Sì, voglio qualcosa di compatto che possa stare facilmente in tasca. Capisco. Hai osservato qualche stile specifico? Ho visto alcune opzioni in pelle elegante che sembrano carine. La pelle è senza tempo. Aggiunge anche un tocco di eleganza. Esattamente. Preferisci i portafogli in pelle o in tessuto?
Io propendo per il tessuto per le uscite casual, ma per la pelle per gli eventi formali. Buona idea. La versatilità è fondamentale. Hai un colore preferito per i portafogli? Mi piacciono i colori classici come il nero o il marrone. Stanno con tutto. Vero. Potrei optare per un blu scuro. È unico ma sottile. Lezione 28. Notizie in transizione. Buongiorno Anna. Hai pensato al futuro dei giornali? Ehi Giovanni! Sì, mi chiedo se i giornali elettronici sostituiranno quelli cartacei. Questo è un argomento interessante. Penso che i giornali digitali stiano diventando più popolari. Assolutamente. Sono comodi e accessibili ovunque tu vada. Vero. Inoltre possono essere aggiornati istantaneamente, il che è un grande vantaggio. Esattamente. Ma pensi che alla gente mancherà la sensazione della carta? Credo che alcuni lo faranno. C'è qualcosa di speciale nel tenere un giornale fisico. Sono d'accordo. L'esperienza è diversa, ma la comodità spesso vince. Giusto. Personalmente preferisci leggere le notizie online su carta. Preferisco online per le notizie quotidiane, ma mi piacciono i giornali della domenica insieme al caffè. Sembra adorabile. È un bel rituale. Forse entrambi possono coesistere. È possibile. Alcune persone apprezzano entrambi i formati per motivi diversi. Sarà interessante vedere come si evolverà nel corso degli anni. Lezione 29. Disposizione del soggiorno. Ehi Anna, stavo pensando di riorganizzare l'angolo del soggiorno. Ciao Giovanni. Ottima idea. Quali cambiamenti hai in mente? Voglio creare un accogliente angolo lettura lì. Magari aggiungi una sedia e degli scaffali. Un angolo lettura sarebbe perfetto. Ma come spiegheremo lo scopo di ciascun articolo? Bella domanda. Potremmo etichettare gli scaffali con categorie come narrativa e saggistica. È un'idea creativa. Renderà più facile anche trovare libri. Esattamente. Ho anche pensato di aggiungere alcune piante per un tocco fresco. Le piante aggiungerebbero vita allo spazio. Quali stai considerando? Sto pensando alle piante grasse. Richiedono poca manutenzione e hanno un bell'aspetto. Ottima scelta! Sono disponibili anche in varie forme e colori. Vero. Non vedo l'ora di vedere come tutto andrà a finire. Lezione 30. Livelli sonori. Buongiorno Anna. Cosa ne pensi del volume della musica qui? Ehi Giovanni, capisco. È un po' rumoroso per i miei gusti in questo momento. Sono d'accordo. Fammi controllare se abbiamo qualche opzione più silenziosa disponibile. Sarebbe utile. A volte, la musica più soft crea un'atmosfera migliore. Esattamente. Hai un genere preferito per quando vuoi stare tranquilla? Adoro la musica acustica o classica per un'atmosfera rilassante. Grandi scelte. Trovo che anche la musica strumentale sia davvero rilassante. Sì, ti permette di concentrarti senza distrazioni. Fammi vedere se riesco a trovare una buona playlist per noi. Eccezionale. Non vedo l'ora di trovare un ambiente più tranquillo. Mi assicurerò di trovare qualcosa che si adatti perfettamente allo stato d'animo. Lezione 31. Fatti di febbraio. Ehi Anna, sapevi che febbraio è il secondo mese dell'anno? Ciao Giovanni. Sì, ed è interessante che sia anche il mese più corto.
Giusto. Ha solo 28 giorni, tranne negli anni bisestili in cui ne ha 29. Esattamente. E anche se è breve, sembra che l'inverno sia ancora in agguato. È vero, quando arriva febbraio spesso fa abbastanza freddo. Adoro l'inverno, ma non vedo l'ora che arrivi anche la primavera. Lo stesso qui. È bello vedere i fiori sbocciare dopo un lungo inverno. Sì, hai qualche attività preferita per febbraio? Mi piace rilassarmi con bevande calde e leggere durante questo mese. Sembra adorabile. Mi piace guardare i film mentre fuori nevica. Piano perfetto. Febbraio può essere breve, ma ha il suo fascino accogliente. Lezione 32. Penali di cancellazione. Ehi Anna, stavo controllando i miei programmi di viaggio. Se il mio arrivo avviene entro il periodo di cancellazione, pensi che potrebbe esserci una penale minore? Ciao Giovanni. Sì, di solito, se annulli entro un certo periodo di tempo, le commissioni sono ridotte. Buono a sapersi. Ti è mai capitato di dover annullare un viaggio? Io ho. È sempre una seccatura, ma comprendere le politiche aiuta. Esattamente. Cosa consigliate di cercare nelle politiche di cancellazione? Cerca opzioni flessibili e assicurati di controllare i tempi specifici. Accorto. Ci sono aziende di cui ti fidi per prenotazioni flessibili. Ho avuto buone esperienze con quelli che offrono la cancellazione gratuita fino a un giorno prima. Sembra conveniente. Rende la pianificazione del viaggio meno stressante. Assolutamente. È bello avere tranquillità al momento della prenotazione. Lo terrò sicuramente a mente per il mio prossimo viaggio. Lezione 33. Approfondimenti sull'e-commerce. Buongiorno Anna. Hai seguito il settore delle commerci ultimamente? Ehi Giovanni. Sì, in realtà lo sto tenendo d'occhio. È affascinante. Sono d'accordo. La crescita degli acquisti online è impressionante. Cosa ti incuriosisce di più? Sono curioso di sapere come le aziende stanno migliorando l'esperienza del cliente. Questo è un ottimo punto. Le esperienze di acquisto personalizzate fanno una grande differenza. Esattamente. Adoro quando i siti web consigliano prodotti in base ai miei acquisti passati. Lo stesso qui. Sembra che capiscano davvero le mie preferenze. E la comodità di fare la spesa da casa è imbattibile. Assolutamente. Pensi che i negozi fisici sopravvivranno a questa tendenza? Penso che lo faranno, ma dovranno adattarsi e offrire esperienze uniche. Ha senso. Sarà interessante vedere come si evolverà ulteriormente il settore. Lezione 34. Esplorare le idee. Ehi, Anna, ho sentito che hai delle idee intriganti ultimamente. Ciao Giovanni. Sì, l'ho fatto. Cosa ti piacerebbe esplorare nello specifico? Sono curioso delle nuove pratiche sostenibili che hai citato. Ottima scelta. Sono davvero interessato a come le aziende possono ridurre gli sprechi. Questo è un argomento importante. Hai visto qualche azienda farlo bene? Sì, alcuni marchi utilizzano materiali riciclati per i loro prodotti. Impressionante. La sostenibilità sta sicuramente diventando una priorità per molti. Assolutamente. Oggi i consumatori sono più consapevoli delle loro scelte. Pensi che questo trend continuerà a crescere? Credo di sì. Le persone apprezzano sempre più le opzioni ecologiche.
Lo spero. È emozionante pensare ai cambiamenti positivi futuri. Lezione 35. Successo di squadra. Ehi Anna, sono ottimista riguardo al nostro progetto. D'accordo, possiamo raggiungere i nostri obiettivi insieme. Ciao Giovanni. Condivido la tua fiducia. Credo che abbiamo un pianoforte in atto. Assolutamente. Con l'impegno di tutti sono fiducioso che oggi ce la faremo. Sì, e la collaborazione aumenta davvero le nostre possibilità di successo, non credi? Decisamente. La condivisione delle idee rende il nostro approccio più efficace. Esattamente. Adoro il modo in cui riusciamo a scambiarci idee a vicenda. Ispira davvero la creatività. Hai pensato a qualche strategia specifica? Pensavo che potremmo concentrarci sui nostri punti di forza e dividere i compiti di conseguenza. È un'ottima idea. Sfruttare i nostri punti di forza ci aiuterà a lavorare in modo più efficiente. Giusto. E dovremmo mantenere aperta la comunicazione per affrontare qualsiasi sfida. Di sicuro. I check regolari possono aiutarci a rimanere in pista. Lezione 36. Reperti di moda. Buongiorno Anna. Ho visto quel vestito di cui hai parlato. Accentua davvero magnificamente la tua pancia. Ehi Giovanni, sembra fantastico. Sono felice che tu l'abbia notato. Penso che ti starebbe benissimo. Hai intenzione di provarlo? Sì, ne proverò sicuramente alcuni e vedrò come si adattano. Questo è il modo migliore per scoprirlo. Hai un colore in mente? Mi sto orientando verso qualcosa di luminoso, magari rosso o turchese. Quei colori farebbero davvero scalpore. Scommetto che saranno fantastici. Grazie. Voglio qualcosa che mi faccia sentire sicuro. La fiducia è la chiave. Inoltre gli accessori possono fare una grande differenza. Vero, cercherò degli accessori carini da abbinare. Sembra un divertente giro di shopping. Non vedo l'ora di vedere cosa sceglierai. Lezione 37. Qualità del prodotto. Ehi Anna, hai controllato la qualità dei prodotti che consegnano? Ciao Giovanni. Sì, l'ho fatto. Finora ho avuto un'esperienza positiva. È rassicurante. È importante avere prodotti affidabili. Assolutamente. Apprezzo quando le aziende mantengono standard elevati. Pensi che la qualità incide sulla fidelizzazione del cliente? Decisamente. È più probabile che le persone ritornino se si fidano della qualità del prodotto. Esattamente. Costruisce una forte reputazione del marchio. Penso anche che la trasparenza sull'approvvigionamento dei prodotti aiuti a creare fiducia. Di sicuro. Sapere da dove provengono i prodotti aggiunge valore. Sono felice che entrambi apprezziamo la qualità nei nostri acquisti. Fa davvero la differenza nella nostra soddisfazione generale. Lezione 38. Rituali mattutini. Ehi Anna, mi sono appena fatto una doccia veloce e ora mi godo una tazza di caffè. Ciao Giovanni. Sembra impressionante. Il caffè aumenta davvero la tua energia, non è vero? Assolutamente. È il mio modo preferito per iniziare la giornata. Hai una routine mattutina. Io faccio. Di solito inizio con alcuni esercizi di stretching e poi prendo un frullato. Sembra rinfrescante. Cosa metti nel tuo frullato? Aggiungo spinaci, banana e latte di mandorle. È nutriente e delizioso. Bella scelta. Dovrei provarlo. Di solito vado solo a prendere un caffè e un toast. Mescolarlo potrebbe essere divertente.
Hai pensato di aggiungere la frutta alla tua colazione? Non l'ho fatto, ma sembra fantastico. Aggiungerebbe un po' di sapore e vitamine. Esattamente. La varietà è la chiave per una dieta sana. Qual è il tuo frutto preferito? Adoro i frutti di bosco. Sono dolci e perfetti nei frullati o sulla farina d'avena. Le bacche sono fantastiche. Sono anche ricchi di antiossidanti. Mi sento ispirato a provare una nuova colazione domani. Lezione 39. Avventura nel sushi. Ciao Anna, stavo pensando di preparare il sushi a casa. Ehi Giovanni, sembra un'avventura divertente. Pensi che sarà difficile preparare i rotoli di sushi? Non sono sicuro. Ho visto alcuni tutorial, ma sembra un po' complicato. Può essere impegnativo, ma la pratica rende perfetti. Che tipo di sushi vuoi provare? Stavo pensando di iniziare con dei semplici involtini di cetriolo. È un'ottima idea. Gli involtini di cetriolo sono rinfrescanti e facili da preparare. Esattamente. Voglio prendere confidenza con l'arrotolamento prima di provare i piani più complessi. Approccio intelligente. Hai già raccolto tutti gli ingredienti? Non ancora. Devo prendere del riso per sushi, dell'alga nori e delle verdure fresche. Non dimenticare la salsa di soia per immersione. Aggiunge un sapore gradevole. Buon punto. Sono entusiasta di iniziare questo viaggio nella preparazione del sushi. Lezione 40. Scelte basate sulle piante. Ehi, hanno esplorato le opzioni dedicate ai prodotti vegani di origine vegetale. Ciao Giovanni. È perfetto. Adoro quando i marchi si concentrano sulla sostenibilità e sulla salute. Anche io. Penso che sia fantastico per l'ambiente e la nostra salute. Esattamente. Ho cercato di incorporare più pasti a base vegetale nella mia dieta. Sembra interessante. Quali piatti hai provato di recente? Ho preparato un delizioso curry di ceci e un po' di verdure saltate in padella. Io. Sembrano nutrienti e sazianti. Hai una ricetta vegetale preferita? Mi piace molto preparare i tacos di lenticchie. Sono saporiti e facili da preparare. Tacos di lenticchie. Non li ho ancora provati. Mi piacerebbe la ricetta. Te lo manderò. È un piacere per la folla, anche per i non vegani. Non vedo l'ora di provarlo. Esplorare i pasti a base vegetale è così emozionante. Lezione 41. Piani per le feste. E Anna, sto organizzando una piccola festa a casa mia questo fine settimana. Ciao Giovanni. Sembra eccitante. Quante persone stai invitando? Penso a 8 amici. Voglio che sia accogliente e divertente. Numero perfetto. Hai in programma temi o attività particolari? Stavo pensando ad una serata di giochi. Può essere divertente con i giochi giusti. È un'ottima idea. Quali giochi hai in mente? Ho pensato ai giochi da tavolo e forse anche a qualche gioco di carte. Belle scelte. I giochi da tavolo possono davvero unire tutti. Esattamente. Inoltre preparerò degli snack e delle bevande per mantenere alta l'energia. Sembra un piano. Hai bisogno di aiuto con i preparativi? Mi servirebbe una mano con gli snack. Vorresti portare qualcosa? Sicuro. Posso preparare una salsa deliziosa e portare le patatine. Eccezionale. Sarà un successo di sicuro. Non vedo l'ora che accada. Lezione 42. Visite turistiche locali.
Buongiorno Anna. Cerco consigli per visitare la zona in questa zona. Ehi Giovanni, sicuro, hai già visitato il museo locale? Non ancora. Cosa di speciale? Mette in mostra la storia della nostra città insieme ad alcune straordinarie mostre d'arte. Sembra affascinante. Altri posti che suggeriresti? Decisamente, i giardini botanici sono bellissimi e perfetti per una passeggiata. Adoro i giardini. Devono essere adorabili in questo periodo dell'anno. Puoi goderti i fiori e l'atmosfera tranquilla. Sembra un ottimo modo per rilassarsi. Che ne dici delle attrazioni locali? Il faro è assolutamente da vedere. Offre viste mozzafiato sulla costa. Oh, mi piacerebbe vederlo. Grazie per gli ottimi suggerimenti. Lezione 43. Delizie dell'isola. Ehi Anna, hai sentito parlare dell'isola conosciuta per le sue cene a base di aragosta? Ciao Giovanni. Sì, l'ho fatto. È famoso per i suoi deliziosi frutti di mare. Mi è stato detto che l'aragosta è un'esperienza culinaria. Assolutamente. I turisti possono visitare anche molti piccoli e pittoreschi villaggi di pescatori. Quei borghi devono avere atmosfere suggestive. Ne hai visitato qualcuno? Sono andato l'estate scorsa. Lo scenario era mozzafiato e il cibo era spettacolare. Sembra fantastico. Mi piacerebbe sperimentarlo. Qualche consiglio per i ristoranti? C'è un posto incantevole proprio sul mare che serve aragosta appena pescata. Perfetto. Mi assicurerò di verificarlo quando visiterò. Non te ne pentirai. È una di quelle esperienze indimenticabili. Non vedo l'ora di provarlo. Grazie per i suggerimenti. Lezione 44. Commenti e preoccupazioni. Ehi Anna, ho lasciato un commento su quell'articolo di cui abbiamo discusso. Potrebbe essere molto meglio. Ciao Giovanni. L'ho visto. Cosa pensavi che mancasse? Non sapevo bene se si riferisse alla sala di lettura o al mondo in generale. Questo è un buon punto. La chiarezza è essenziale nello scrivere. Ha fatto qualche esempio? Ha menzionato alcuni punti, ma sembravano vaghi. Maggiori dettagli avrebbero aiutato. Esattamente. Le persone apprezzano informazioni specifiche. Ha un impatto più forte. Giusto. Cosa pensi che potrebbe fare per migliorare il suo stile di scrittura? Forse potrebbe usare un linguaggio più coinvolgente e porre domande per stimolare la riflessione. Ottima idea. Le domande possono davvero attirare i lettori. Li fanno riflettere. Sì, inoltre, un tocco personale può rendere riconoscibile il contenuto. Sono d'accordo. L'aggiunta di esperienze personali potrebbe migliorare la connessione con il pubblico. Lezione 45. Etichetta corretta. Buongiorno, Anna. Ho pensato all'etichetta corretta quando cerco di attirare l'attenzione di qualcuno. Ehi Giovanni, questo è un argomento importante. Cosa hai in mente? Credo che se devi interrompere qualcuno dovresti prima dire scusa. Assolutamente. È educato e mostra rispetto per la conversazione dell'altra persona. Esattamente. Ti è mai capitato di essere in una situazione in cui qualcuno ti ha interrotto? Sì, può sembrare piuttosto scortese se non ti riconoscono prima. Giusto. Si tratta di essere premurosi. Pensi che anche il linguaggio del corpo sia importante? Decisamente. I segnali non verbali possono trasmettere molto,
come un saluto gentile o un contatto visivo. Buon punto. Può rendere l'interazione più fluida e amichevole. Sono d'accordo. Una buona comunicazione è la chiave per capirsi meglio. Di sicuro. Lo terrò a mente nelle situazioni sociali. Lezione 46. Avventure escursionistiche. Ehi Anna, stavo pensando di fare presto un'escursione. Ciao Giovanni. Anche l'escursionismo sembra divertente. Quali montagne stai considerando? Stavo pensando alle montagne Blue Ridge. Hanno bellissimi sentieri. Oh, li adoro. I panorami sono mozzafiato, soprattutto in autunno. Esattamente. Hai un percorso preferito? Sì, la sezione dell'Appalachian Trail è fantastica. È impegnativo ma gratificante. Sembra perfetto. Mi piacciono le belle sfide. Quanto è lungo quel sentiero? Sono circa 10 miglia, ma puoi scegliere anche tratti più brevi. Potrei iniziare con uno più breve per farmi un'idea. Scelta intelligente. Assicurati di portare con te molta acqua e snack. Lo farò. Non vedo l'ora di percorrere i sentieri e godermi la natura. Lezione 47. Soluzioni solari. Ciao Anna, stavo pensando di passare all'energia solare per la mia casa. Ciao Giovanni. È un'ottima idea. L'energia solare è pulita e sostenibile. Esattamente. Mi piace il fatto che riduca la mia impronta di carbonio. Lo hai considerato? Io ho. È un investimento intelligente, soprattutto con l'aumento dei costi dell'elettricità. Vero. Inoltre ci sono spesso incentivi statali per l'utilizzo delle energie rinnovabili. Sì, questo può davvero aiutare a compensare i costi iniziali. Hai fatto ricerche su qualche azienda? Ho esaminato alcune aziende locali con buone recensioni. Voglio essere sicuro di scegliere saggiamente. È saggio. È importante trovare fornitori affidabili. Hai pensato alle opzioni di installazione? Sto valutando un'opzione di locazione per ridurre le spese iniziali. Sembra pratico. Il leasing può essere un ottimo modo per avvicinarsi all'energia solare. Sono d'accordo. Sono entusiasta di apportare questo cambiamento per un futuro più sostenibile. Lezione 48. Aspirazioni future. Buongiorno Anna. Ultimamente sto riflettendo sul mio futuro. Ehi Giovanni, hai qualche progetto futuro in mente? Sì, sto pensando di avviare un'attività in proprio. Sembra eccitante. A che tipo di attività stai pensando? Voglio aprire un bar che si concentri su opzioni salutari e biologiche. È un'idea fantastica. I caffè salutari stanno diventando sempre più popolari. Esattamente. Penso che ci sia una richiesta di cibo fresco e nutriente nella nostra zona. Hai già pensato alla location? Sto guardando un posto vicino al parco. Attirerebbe molto traffico pedonale. È un'ottima scelta. La gente ama cenare vicino ai parchi. Qual è la tua cronologia? Spero di lanciarlo entro il prossimo anno se tutto andrà liscio. Lezione 49. Risposte tempestive. Ciao Anna, ho ricevuto un'offerta per un nuovo lavoro, ma hanno richiesto una risposta entro una settimana. Ciao Giovanni. È emozionante. Hai già preso una decisione? Non ancora. Sto valutando i pro e i contro della posizione. È intelligente. Quali sono i principali fattori che stai considerando?
Lo stipendio è buono, ma sto pensando anche al bilanciamento tra lavoro e vita privata. Questo è importante. Un buon equilibrio può fare un'enorme differenza nella tua felicità. Sono d'accordo. Voglio anche assicurarmi che la cultura aziendale sia adatta a me. Decisamente. Un ambiente positivo è fondamentale per la soddisfazione lavorativa. Ho intenzione di contattare gli attuali dipendenti per avere i loro approfondimenti. È un'ottima idea. Ottenere account di prima mano può aiutarti a fare una scelta migliore. Spero di finalizzare presto la mia decisione. Il tempo stringe. Lezione 50. Avventure con le piante. Ehi Anna, sapevi che alcuni insetti mangiano le foglie delle piante di mia madre? Ciao Giovanni. Veramente? Sembra fastidioso. Che tipo di insetti? Per lo più bruti le scarafaggi. Possono fare un bel pasticcio. Posso immaginare. Tua madre fa qualcosa per proteggere le sue piante? Sì, usa rimedi naturali come l'olio di neem per tenerli lontani. È intelligente. È fantastico usare metodi naturali invece di prodotti chimici aggressivi. Esattamente. Coltiva anche verdure nel suo orto. È così gratificante. Che tipo di verdure coltiva? Ha pomodori, peperoni e persino alcune erbe come il basilico. Le erbe fresche sono le migliori. Aggiungono tanto sapore ai piatti. Di sicuro. Inoltre è bello avere verdure nostrane per cucinare. Lo adoro. Il giardinaggio domestico ha tanti vantaggi, non è vero? Assolutamente. È salutare, sostenibile, è un grande hobby. Lezione 51. Prospettive storiche. Buongiorno Anna. Stavo leggendo di come venivano trattati i detenuti in passato. Ehi Giovanni, sembra intrigante. Cosa hai scoperto? Dal momento che i condannati erano tecnicamente condannati a morte c'era poca preoccupazione di metterli a loro agio. È scioccante. È difficile credere che abbiano dovuto affrontare condizioni così dure. Lo so, molti sono stati sottoposti a lavori forzati con scarsa considerazione per il loro benessere. È un duro promemoria di come i sistemi giudiziari si sono evoluti nel tempo. Esattamente. Alcune riforme iniziarono a prendere forma alla fine del XIX secolo. Sì, è stato un punto di svolta per la riforma carceraria e i diritti umani. Mi chiedo come l'opinione pubblica abbia influenzato quei cambiamenti allora. Probabilmente molto. Le opinioni della società svolgono un ruolo enorme nel definire leggi e trattamenti. È affascinante pensare a come la storia influisce sul nostro attuale sistema giudiziario. Lezione 52. Ascesa degli sport femminili. Ehi Anna, hai sentito parlare dell'ascesa degli sport femminili negli anni '70? Ciao Giovanni. Sì, quella è stata un'epoca significativa. Cosa ha innescato il cambiamento? Una delle forze trainanti è stata l'approvazione del titolo nono negli Stati Uniti. Il titolo nono è stato cruciale. Ha contribuito a garantire pari opportunità nell'istruzione e nello sport. Assolutamente. Ha aperto le porte a molte atlete per competere a un livello superiore. È stimolante. Chi furono alcuni dei pionieri in quel periodo? Atlete come Billie Jean King e Nancy Lopez hanno avuto un enorme impatto sugli sport femminili. Lo hanno fatto davvero. I loro risultati hanno aperto la strada alle generazioni future. Esattamente. Lo slancio acquisito negli anni '70 continua a influenzare lo sport femminile oggi. È
incredibile vedere quanta strada ha fatto l'atletica femminile da allora. Di sicuro. La crescita in visibilità e supporto è notevole. Lezione 53. Riflessioni culturali. Ehi Anna, hai mai pensato a quanto a volte invidiamo i francesi, i tedeschi o gli americani? Ciao Giovanni. Sì, l'ho fatto. I loro nomi non sono legati allo stesso bagaglio storico del nostro. Esattamente. Mi chiedo come ciò influenzi la loro identità e cultura. Penso che dia loro una prospettiva diversa sul nazionalismo e sull'orgoglio. Giusto. Celebrano la loro storia senza lo stesso livello di complessità. È intrigante. Pensi che questo influenzi le loro relazioni internazionali? Decisamente. Una storia meno complicata può portare a una diplomazia più diretta. Sono d'accordo. È affascinante il modo in cui la storia modella la nostra visione del mondo. Assolutamente. Spesso mi ritrovo a desiderare di poter affrontare le cose con una nuova prospettiva. Sì, si tratta di imparare dal passato mentre si va avanti, non è vero? Di sicuro. È un delicato equilibrio tra onorare la storia e abbracciare il futuro. Lezione 54. Viaggio di fitness. Buongiorno, Anna. Ho pensato a quanto sia importante avere una routine di allenamento equilibrata. Ehi Giovanni, è vero? Una buona routine dovrebbe durare circa un'ora e mezza, giusto? Sì, compreso il riscaldamento e defaticamento, aiuta davvero a prevenire gli infortuni. Assolutamente. Che tipi di esercizi includi nella tua routine? Mi piace un mix di cardio e allenamento della forza. Mantiene le cose interessanti. Sembra fantastico. Mi piace lo yoga come parte della mia routine per la flessibilità. Lo yoga è fantastico. Non solo aumenta la flessibilità, ma aiuta anche a rilassarsi. Esattamente. È essenziale anche per la salute mentale. L'hai provato? Io lo trovo rinfrescante dopo una lunga giornata. Lo è davvero. Bilanciare diversi tipi di esercizi è la chiave per la forma fisica generale. Non potrei essere più d'accordo. Mi mantiene motivato e impegnato nel tuo percorso di fitness. Lezione 55. Nuovi inizi. E Ian, sono davvero entusiasta dei cambiamenti imminenti nella mia vita. Ciao Giovanni. È fantastico. Cosa sta succedendo? Le cose saranno così diverse. Sto iniziando un nuovo lavoro e mi trasferisco in una nuova città. Oh, sembra una grande avventura. Sei nervoso? Un po', ma sono emozionato perché conoscerò tante nuove persone. Questa è la parte migliore. Creare nuove connessioni può portare a esperienze straordinarie. Sono d'accordo. Non vedo l'ora di esplorare nuovi posti e culture. È una grande opportunità per crescere e imparare. Hai già fatto dei piani? Sì, voglio unirmi a gruppi locali e partecipare a eventi per incontrare persone. È una mossa intelligente. Ti aiuterà ad ambientarti e a fare amicizia velocemente. Assolutamente. Accettare il cambiamento è la chiave per una vita appagante, non credi? Lezione 56. Strategie di acquisto. Anna, di solito preferisco fare shopping la sera. E tu? Ciao Giovanni. Mi piace fare shopping la mattina quando è meno affollato. È perfetto. Trovo però che le serate siano più rilassanti. Qualche consiglio per un'esperienza di acquisto fluida? Decisamente. È utile fare un elenco prima di partire.
In questo modo non dimenticherai nulla. Ottima idea. Spesso dimentico i miei elementi principali senza un elenco. Inoltre, se puoi, prova a fare acquisti nei giorni feriali. I negozi sono solitamente meno affollati. Mi piace chi rende l'intera esperienza più piacevole. Inoltre, puoi prenderti il tuo tempo per guardare tutto senza sentirti affrettato. Esattamente. Ed è allora che trovi quelle gemme nascoste nei negozi. Sì, è anche bello parlare con lo staff quando è più tranquillo. Possono offrire consigli utili. Lo terrò a mente. Lo shopping dovrebbe essere divertente e non una seccatura. Lezione 57. Avventura nello shopping di piante. Buongiorno, Anna. Andiamo al negozio di piante oggi. Ehi Giovanni, certo, mi servono delle piante da interno per il mio appartamento. Sembra fantastico. Le piante da interno possono davvero illuminare uno spazio. Lo fanno. Inoltre, aiutano a purificare l'aria. Ne hai qualcuno in mente? Sto pensando di prendere una pianta di serpente. Richiedono poca manutenzione e sono eleganti. Buona scelta. Potrei prendere un giglio della pace. Fioriscono magnificamente e sono facili da curare. Adoro i gigli della pace. Segnalano anche quando hanno bisogno di acqua. È utile. Esattamente. È un bel promemoria per mantenerli sani. Sei interessato a qualche tipologia di pianta specifica per il tuo spazio? Voglio un mix di piante a foglia e alcune da fiore per varietà. Sembra perfetto. Troviamo oggi i migliori in negozio. Lezione 58. Sostenere il cambiamento. Ehi Anna, hai pensato alla tragedia umana causata da certe armi? Ciao Giovanni. Sì, è straziante. Cosa hai in mente? Questo è il motivo per cui ho voluto minimizzare il mio ruolo nel lavorare per una messa al bando mondiale di queste armi. È ammirevole. Ridurre i danni dovrebbe essere una priorità per tutti. Esattamente. È fondamentale aumentare la consapevolezza sull'impatto che queste armi hanno sulle vite innocenti. Sono d'accordo. L'istruzione gioca un ruolo importante nel promuovere il cambiamento. Sì, partecipare a discussioni e condividere informazioni può aiutare a cambiare le prospettive. Di sicuro. È importante unire le voci per promuovere politiche che proteggano le vite. Ogni piccola azione conta e insieme possiamo fare la differenza. Assolutamente. Sono felice che stiamo avendo queste conversazioni. Sono vitali per il progresso. Non potrei essere più d'accordo. Continuiamo a spingere per un futuro migliore per tutti. Lezione 59. Elementi essenziali per il viaggio. Ehi Anna, quando si tratta di bagagli, ne preferisco uno compatto e leggero per i viaggi. Ciao Giovanni. Ha senso. Viaggiare leggeri può fare una grande differenza. Assolutamente. È molto più facile spostarsi senza borse pesanti. In più, puoi evitare i costi per il bagaglio extra in aeroporto. Esattamente. Hai un tipo specifico di valigia che ti piace. Di solito scelgo una borsa morbida. È flessibile e si adatta facilmente agli scomparti sopraelevati. È una scelta intelligente. Preferisco quelli rigidi per una migliore protezione delle mie cose. Buon punto. Offrono maggiore sicurezza, soprattutto per gli oggetti fragili. Giusto. Hai mai provato a imballare i cubi? Aiutano a organizzare tutto in modo ordinato. Non l'ho fatto, ma ho sentito che sono ottimi per massimizzare lo spazio. Lo sono davvero.
posso adattarmi molto di più usandoli. È un punto di svolta. Lezione 60. Equilibrio tra lavoro e vita privata. Buongiorno Anna. Ho pensato a quanto sia importante per il benessere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata. Ehi Giovanni, questo è un argomento cruciale. Come mantieni il tuo equilibrio? Cerco di stabilire dei confini tra lavoro e tempo personale. Mi aiuta a ricaricarmi. È un'ottima strategia. Disconnettersi dopo l'orario di lavoro è essenziale. Sì, trovo anche il tempo per gli hobby e la socializzazione, il che mi rende felice. Assolutamente. Impegnarsi in attività che ami può essere un grande antistress. Sono d'accordo. È fondamentale dare priorità alla cura di sé in mezzo ai nostri impegni. Decisamente. Hai trovato qualche attività specifica che ti aiuta a rilassarti? Mi piace fare passeggiate e leggere. Mi aiutano a schiarirmi la mente. Quelli sono perfetti. Le passeggiate nella natura possono essere così rinfrescanti. Anche a me piace leggere. È una fuga meravigliosa. Ricorda, l'equilibrio è la chiave per una vita appagante. Lezione 61. Negoziare equamente. Ehi Anna, quando si tratta di negoziazioni è importante essere fiduciosi, ma allo stesso tempo pieni di tatto. Ciao Giovanni. Sono completamente d'accordo. Come affronti le trattative? Esprimo sempre fin dall'inizio il desiderio di un giusto compenso. È intelligente. Una comunicazione chiara dà il tono alla conversazione. Esattamente. Faccio anche le mie ricerche in anticipo per conoscere il mio valore. Questo è essenziale. Comprendere il tuo valore ti aiuta a negoziare in modo efficace. Sì, è anche importante ascoltare il punto di vista dell'altra parte. Decisamente. Mostra rispetto e può portare a un risultato migliore per entrambe le parti. Esattamente. Trovare un terreno comune è fondamentale in qualsiasi negoziazione. Hai avuto esperienze che ti hanno insegnato preziose lezioni di negoziazione? Sì, ho imparato che la pazienza e la chiarezza spesso portano a risultati positivi. Lezione 62. Divertimento al circo. Ehi Anna, hai visto quello spettacolo circense la settimana scorsa? Ciao Giovanni. Sì, l'ho fatto. I cani erano vestiti con abiti buffi, vero? Esattamente. È stato divertente. Mi è piaciuto il modo in cui eseguivano i trucchi e comando. Erano così carini, e le scimmie che cavalcavano su di loro aumentavano il divertimento. Lo so, è stato così divertente da guardare. Avevi un atto preferito? Sicuramente i clown giocolieri. Erano così abili e facevano ridere tutti. Anche io li ho amati. La loro energia era contagiosa. L'intera atmosfera era fantastica. Di sicuro. È incredibile quanta gioia un circo possa portare alle persone. Lo è davvero. Vorrei che potessimo vedere più spettacoli del genere. Concordato. È un ottimo modo per trascorrere del tempo con amici e familiari. Teniamo gli occhi aperti per il prossimo. Non vedo l'ora di tornarci. Lezione 63. Fuga del fine settimana. Buongiorno Anna. Non vedo l'ora che arrivi il nostro weekend. Ehi Giovanni, anche io. Sarà un'ottima occasione per rilassarsi. Assolutamente. Hai qualche attività in programma per il viaggio? Stavo pensando di fare un'escursione e magari visitare alcune attrazioni locali. Sembra perfetto. L'aria fresca e la natura ci faranno bene. Sì, e possiamo provare anche la cucina locale. Ne sono entusiasta. Lo sono anch'io.
Esplorare nuovi cibi è una delle mie parti preferite del viaggio. Lo stesso qui. Inoltre, è un ottimo modo per sperimentare la cultura. Esattamente. Adoro immergermi nelle tradizioni locali. Questo viaggio sarà un'avventura fantastica. Non vedo l'ora di creare nuovi ricordi. Anche io. Sarà indimenticabile. Lezione 64. Comportamento premuroso. Ehi Anna, hai mai pensato a cosa significa essere una persona premurosa? Ciao Giovanni. Sì, penso che sia molto importante. Qual è la tua opinione al riguardo? Ad esempio, una persona premurosa non fuma sigarette in aree in cui ciò potrebbe irritare gli altri. Assolutamente. Essere consapevoli del comfort degli altri mostra rispetto. Giusto. Si tratta di essere consapevoli di come le nostre azioni influenzano chi ci circonda. Decisamente. Piccoli gesti possono fare una grande differenza nel creare un ambiente piacevole. Esattamente. È fondamentale pensare prima di agire, soprattutto negli spazi pubblici. Sono d'accordo. Anche qualcosa di semplice come mantenere bassi i livelli di rumore è considerato rispettoso. Sì, dovremmo tutti sforzarci di creare un'atmosfera amichevole ovunque andiamo. Ben detto. La gentilezza contribuisce notevolmente a rendere il mondo un posto migliore. Di sicuro, diffondiamo quella positività nella nostra vita quotidiana. Lezione 65. Preferenze pizza. Ehi Anna, stavo pensando di ordinare la pizza stasera. Vorresti unirti? Ciao Giovanni. Certo, sembra fantastico. Hai una preferenza per la crosta? Sono propenso alla crosta sottile. È così croccante e delizioso. Sono totalmente d'accordo. La crosta sottile è fantastica, ma mi piace anche la crosta normale per una consistenza gommosa. Va bene anche la crostata normale. È bello avere questo equilibrio. Allora quale preferisci? Penso che questa volta opterò per la crosta normale. Tiene meglio i condimenti. Buon punto. A quali condimenti stai pensando? Sono un fan di peperoni e funghi. E tu? Adoro la classica margherita con basilico fresco e mozzarella. Sembra fantastico. Ordiniamoli entrambi e facciamo un piccolo pizza party. Ottima idea. Non vedo l'ora di approfondire. Lezione 66. Aumento della produttività. Buongiorno Anna. Ho pensato a come essere più produttivo sul lavoro. Ehi Giovanni, sembra interessante. Che idee hai? Assolutamente. Penso che stabilire obiettivi chiari sia essenziale per rimanere concentrati. Sono d'accordo. Avere obiettivi specifici ci aiuta a misurare i nostri progressi in modo efficace. Giusto. Inoltre, suddividere le attività in passaggi più piccoli può renderle meno opprimenti. Sì, è più facile affrontare compiti più piccoli e sentirsi realizzati lungo il percorso. Un altro consiglio è quello di eliminare le distrazioni. Hai trovato qualcosa che ti aiuti? Decisamente. Utilizzo app che bloccano i social media mentre lavoro. Mi tiene sulla buona strada. È una mossa intelligente. Dovrai provarlo. Un ambiente mirato fa una grande differenza. Di sicuro, con queste strategie, possiamo raggiungere i nostri obiettivi in modo efficiente. Sono entusiasta di vedere quanto altro posso ottenere con questi suggerimenti. Lezione 67. Avventura europea. Ciao Anna, stavo pensando di organizzare un viaggio presto. Ciao Giovanni. Sembra eccitante. Dove pensi di andare?
Bene, ho anche preso in considerazione l'idea di intraprendere un'avventura europea. L'Europa sarebbe fantastica. Quali paesi sono nella tua lista? Mi piacerebbe visitare l'Italia per il cibo e la cultura, e forse la Francia per le attrazioni. Grandi scelte. Non dimenticare la Spagna. Anche lì l'architettura e il cibo sono incredibili. Assolutamente. Ogni paese ha il suo fascino. Sei già stato in Europa? Sì, sono andato in Germania l'estate scorsa. La storia e i paesaggi erano mozzafiato. Sembra meraviglioso. Un giorno mi piacerebbe esplorare i castelli della Germania. Dovresti assolutamente. Sono come entrare in una fiaba. Quando pensi di andare? Spero di andarci la prossima primavera. Sarebbe il momento perfetto per vedere tutto sbocciare. Lezione 68. Scelte sostenibili. Ehi Anna, stavo leggendo dei benefici delle diete a base vegetale. Ciao Giovanni. Sono completamente d'accordo. È meglio per la nostra salute e anche per l'ambiente. Esattamente. Ridurre il consumo di carne può ridurre la nostra impronta di carbonio. Sì, inoltre, ci incoraggia a provare nuove ricette con verdure e cereali. Adoro sperimentare ingredienti diversi. Hai provato qualche nuova ricetta ultimamente? La settimana scorsa ho preparato una deliziosa insalata di quinoa con verdure arrostite. Sembra fantastico. Avevo intenzione di provare la quinoa. Com'è stato? È stato fantastico. I sapori si combinano davvero bene ed è così nutriente. Dovrei assolutamente provarci. Mangiare più verdure è un grande obiettivo. Assolutamente. Pianifichiamo di condividere alcune ricette. Potrebbe essere divertente. Ci sto. Cucinare sano può essere una grande avventura insieme. Lezione 69. Divertimento e ricordi. Buongiorno Anna. Sono così entusiasta del nostro viaggio questo fine settimana. Ehi Giovanni, anche io. Ci divertiremo tantissimo e faremo tantissime foto. Decisamente. Catturare i ricordi è una delle parti migliori del viaggio. Sono d'accordo. Inoltre, possiamo condividere quei momenti con i nostri amici in seguito. Esattamente. Hai un piano su quali attrazioni dovremmo vedere? Penso che visitare il mercato locale sarebbe fantastico. Ci sono così tanti colori vivaci. Ottima idea. E possiamo provare anche un po' di street food. Sì, adoro provare la cucina locale. È un'esperienza così gustosa. Assicuriamoci di mettere in valigia le nostre macchine fotografiche. Non vogliamo perdere nessun momento. Lezione 70. Cucinare insieme. Ehi Anna, stavo pensando di organizzare una serata culinaria questo fine settimana. Ciao Giovanni. Sembra un'ottima idea. È un modo divertente e gustoso per trascorrere del tempo insieme. Esattamente. Possiamo provare a preparare qualche nuovo piatto. Cosa ne pensi? Mi piacerebbe. Magari potremmo fare delle pizze fatte in casa. È perfetto. Possiamo personalizzarli con i nostri condimenti preferiti. Sì, io porterò le verdure fresche e tu puoi portare il formaggio, d'accordo? Affare. Sarà divertente creare le nostre pizze uniche. Assolutamente. Inoltre, possiamo goderceli mentre guardiamo un film in seguito. È un ottimo piano. Non vedo l'ora di assaggiare le nostre creazioni. Lezione 71. Sfide locali. Buongiorno Anna. Recentemente ho letto un articolo interessante sui conflitti per l'uso del territorio. Ehi Giovanni, veramente? Cosa diceva?
Menzionava l'opposizione dei potenti proprietari terrieri locali. Questi uomini chiamati baroni potrebbero resistere ai cambiamenti. È intrigante. Spesso è difficile quando gli interessi economici si scontrano con i bisogni della comunità. Esattamente. È una questione complessa che tocca la vita di molte persone. Sì, trovare un equilibrio tra sviluppo e conservazione è fondamentale. Sono d'accordo. Le comunità dovrebbero avere voce in capitolo nelle decisioni che hanno un impatto sulla loro terra. Assolutamente. È essenziale per la crescita sostenibile e il benessere locale. Sono felice che stiamo discutendo di questi argomenti, sono importanti per il nostro futuro. Lezione 72. Chiacchiere a colazione. Ehi Anna, hai fatto colazione oggi? Ciao Giovanni. Sì, ho mangiato pane tostato e caffè. È stato un bell'inizio della mia mattinata. Sembra accogliente. Ho mangiato farina d'avena con frutta, è la mia opzione salutare preferita. La farina d'avena è fantastica. Adoro aggiungere le bacche ai miei per un po' di dolcezza. Esattamente. Le bacche lo rendono più delizioso e nutriente. Di solito fai colazione. Ci provo. Mi mantiene alta l'energia per tutta la mattina. E tu? Lo stesso qui. Non riesco a funzionare bene senza colazione. Aumenta davvero la mia concentrazione. Di sicuro. Inoltre, è bello prendersi un momento di relax prima di iniziare la giornata. Sono d'accordo. A volte mi piace anche leggere mentre mangio. Rende speciale la colazione. È una bella idea. Dovrei iniziare a farlo anch'io. Sembra pacifico. Decisamente. Dà un tono positivo per la giornata a venire. Lezione 73. Celebrare gli amici. Buongiorno Anna. Stavo ricordando i matrimoni a cui abbiamo partecipato di recente. Ehi Giovanni, veramente? Cosa hai in mente? Ricordo che 2 anni fa andai al matrimonio di Jane. È stato bellissimo. Il matrimonio di Jane è stato adorabile. Mi sono piaciute le decorazioni e l'atmosfera gioiosa. Sì, e l'anno scorso sono andata al matrimonio di John. Quella è stata una vera avventura. Ho sentito che il matrimonio di John è stato divertente. Avevano delle tradizioni uniche. Lo hanno fatto. Hanno avuto questo fantastico ballo che ha coinvolto tutti. Sembra fantastico. È fantastico quando i matrimoni hanno elementi interattivi. Assolutamente. Unisce davvero tutti e lo rende memorabile. Sono d'accordo. Celebrare l'amore e l'amicizia è lo scopo dei matrimoni. Esattamente. Non vedo l'ora che arrivi il prossimo matrimonio a cui parteciperemo insieme. Lezione 74. Casa dolce casa. Ehi Anna, hai iniziato a decorare la tua casa per le vacanze? Ciao Giovanni. Sì, decoriamo dentro e fuori. È un periodo dell'anno così gioioso. Sembra adorabile. Cosa metti di solito fuori? All'esterno della casa abbiamo messo luci colorate e una ghirlanda festiva sulla porta. Questo è bello. Adoro vedere le case tutte illuminate durante le feste. Anche io. All'interno appendiamo ornamenti all'albero e mettiamo ghirlande. Sembra un'atmosfera accogliente. Hai un ornamento preferito? Sì, ho un piccolo pupazzo di neve che ho realizzato a scuola. È speciale per me. È meraviglioso. Le decorazioni fatte a mano hanno sempre un fascino particolare. Assolutamente. Raccontano una storia e riportano alla memoria ricordi ogni anno. Non vedo l'ora di vedere come verranno le tue decorazioni.
Lezione 75. Cronache dei problemi automobilistici. Buongiorno, Anna. Ho sentito che hai avuto qualche problema con la macchina di recente. Ehi Giovanni! Sì, è stata una vera avventura. Ora ho alcune storie da condividere. Almeno adesso hai le tue storie di problemi con la macchina da condividere. Quello che è successo. Ebbene, una mattina la mia macchina non partiva ed ero bloccato nel vialetto. Oh no, sembra frustrante. Sei riuscito a sistemarlo? Fortunatamente, un vicino ha aiutato a far ripartire la batteria. È stato un sollievo. È fantastico. È bello avere vicini disponibili. Altri incidenti stradali. Sì, ho anche avuto una gomma a terra il mese scorso. Ho dovuto chiamare un carro attrezzi. Wow, è un mese difficile per la tua auto. Spero che le cose vadano meglio adesso. Adesso sono solo più cauto con la manutenzione. Mossa intelligente. Mantenere la tua auto in buone condizioni può farti risparmiare un sacco di problemi. Lezione 76. Scelte ecologiche. Ehi Anna, stavo pensando a come possiamo essere più ecologici. Ciao Giovanni. Sì, è un argomento fantastico. Cosa hai in mente? Ho letto che anche camminare o andare in bicicletta invece di guidare per brevi distanze può fare una grande differenza. Assolutamente. Riduce l'inquinamento e fa bene alla nostra salute. Esattamente. Inoltre ci aiuta ad apprezzare di più ciò che ci circonda. Lo adoro. Spesso vado al negozio a piedi invece di guidare quando il tempo è bello. È un'ottima abitudine. Anche tu vai in bicicletta. A volte, andare in bicicletta è divertente e un allenamento fantastico. Lo è davvero. Dovremmo programmare una giornata in bicicletta qualche volta. Lezione 77. Idee regalo. Ehi Anna, stavo pensando di fare un regalo per il compleanno di mio fratello. Ciao Giovanni. Sembra eccitante. Cosa hai in mente? Stavo pensando che un bell'orologio sarebbe stata un'ottima idea. Cosa ne pensi? Un orologio è un regalo fantastico. È pratico ed elegante. Esattamente. Inoltre potrebbe usarlo sia per il lavoro che per le gite occasionali. Preferisce qualche stile specifico? Tipo sportivo o classico? Di solito predilige gli stili classici ma ama anche un po' di sportività. Che ne dici di un orologio che combini entrambi? In questo modo è adatto ad ogni occasione. È un ottimo suggerimento. Cercherò qualcosa di versatile. Perfetto! Puoi anche considerare i suoi colori preferiti per renderlo più personale. Sì, i tocchi personali rendono sempre speciali i regali. Grazie per le idee. Lezione 78. L'ora della TV. Buongiorno Lanna. Ultimamente ho guardato alcuni programmi diversi contemporaneamente. Ehi Giovanni, sembra divertente. Con quali spettacoli stai facendo il giocoliere? Sto guardando un dramma, una commedia e un documentario sulla natura tutti insieme. Wow, è un bel mix. Trovi difficile tenere traccia delle trame? A volte, ma mantiene le cose interessanti. Mia madre non mi lascia guardare troppo, però. Capisco. L'equilibrio è importante. Come fa a decidere quanto è troppo? Di solito vuole solo che prima mi concentri sui compiti. Ha senso. Hai trovato qualche favorito tra gli spettacoli? Sì, la commedia è la mia preferita, mi fa sempre ridere. La risata è la cosa migliore. Magari potrai consigliarmelo quando avrai finito.
Decisamente. Mi piacerebbe condividerlo con te. Lezione 79. Meraviglie di primavera. Ehi Anna, hai notato come la primavera porta diversi animali e uccelli? Ciao Giovanni. Sì, adoro quanto tutto diventa vibrante durante la primavera. È affascinante. Ho letto che gli animali e gli uccelli differiscono da altre parti degli Stati Uniti. È vero. Ad esempio, il Texas ha il mangiatore di insetti corazzato, che è piuttosto unico. Sì, ne ho sentito parlare. Hanno adattamenti così interessanti per la sopravvivenza. Esattamente. E anche la varietà di uccelli che migrano durante la primavera è sorprendente. Mi piace sempre guardare gli uccelli ritornare. Hai un uccello preferito? Adoro i cardinali. Il loro colore rosso brillante è così sorprendente contro il verde degli alberi. Sono bellissimi. Mi piace vederli visitare il mio cortile. La primavera fa davvero emergere il meglio della natura, non è vero? Assolutamente. È un meraviglioso promemoria del rinnovamento e della vita. Lezione 80. Destinazioni da sogno. Ehi Anna, hai iniziato a fare ricerche per il nostro viaggio. Ciao Giovanni. Sì, ho visitato alcuni posti meravigliosi. Grande. Non vedo l'ora che inizi questa avventura. Sarà indimenticabile. Assolutamente. Hai in mente una destinazione da sogno? Stavo pensando di esplorare le spiagge della Thailandia. Cosa ne pensi? Sembra incredibile. Le spiagge sono meravigliose e molto rilassanti. Sì. Inoltre ho sentito che il cibo è delizioso. Hai esaminato qualche attività? Ho trovato alcuni posti per lo snorkeling che sembrano mozzafiato. Nuotare con i pesci sarebbe divertente. Conta su di me. Dovremmo anche esplorare alcuni mercati locali per i souvenir. Decisamente. È un ottimo modo per sperimentare la cultura. Posso già immaginarci mentre prendiamo il sole e ci godiamo il cibo locale. Lezione 81. Inquinamento cittadino. Buongiorno Anna. Stavo leggendo dell'inquinamento nelle città americane. Ehi Giovanni. Sì, è un problema significativo. Cosa hai scoperto? È causato principalmente dai veicoli a motore. I gas di scarico delle automobili contribuiscono pesantemente. È vero. Influisce sulla qualità dell'aria e può nuocere alla nostra salute. Esattamente. Alcune città stanno cercando di promuovere il trasporto pubblico per ridurlo. È una mossa intelligente. Dovrebbero essere incoraggiati anche gli spostamenti in bicicletta e a piedi. Sì, è meglio per il nostro ambiente e aiuta anche a ridurre la congestione del traffico. Sono d'accordo. Inoltre, camminare e andare in bicicletta fanno bene alla salute. Decisamente. Dovremmo sostenere la necessità di più spazi verdi anche nelle città. Lezione 82. Navigare per la città. E Anna, quando visiteremo la città, avrò bisogno di aiuto per orientarmi. Ciao Giovanni. Certo. Cosa devi sapere? Sapete dirmi anche dove posso scendere per il centro città? Ovviamente. Se prendi la metropolitana, dovresti scendere alla stazione di Main Street. Grande. È facile trovarlo da lì. Sì, basta seguire le indicazioni e vedrai le principali attrazioni nelle vicinanze. Perfetto. Adoro il modo in cui i trasporti pubblici rendono così comodo esplorare. Esattamente. Inoltre, è un ottimo modo per vedere di più della città. Non vedo l'ora di esplorare. Hai in mente qualche posto imperdibile?
Assolutamente. Dovremmo dare un'occhiata al museo d'arte e al parco locale. Sembra un piano. Sono emozionato per la nostra avventura in città.